Sono arrivata al limite. Sono esausta. Hai presente quel momento in cui il tuo corpo ti dice non ce la puoi più fare, sei a capacità, sei arrivato al tuo limite. Spoiler alert, sei letteralmente arrivato a capacità. Non so se capita anche a te, ma io molto spesso ho dei periodi in cui sono piena di energia, ho tantissima voglia di fare, tantissima creatività e quindi mi inserisco all'interno di lavori, inizio progetti, mi organizzo per delle serate sociali con degli amici ed è come se mi divertisse vedere il mio calendario come se fosse un Tetris, dove metto insieme tutti questi appuntamenti e mi compiaccio del fatto che guarda quante cose che ho da fare e all'inizio è fantastico. Sono super felice. Potremmo analizzare molto più nel dettaglio il motivo per cui io mi sento realizzata nel fare cose e perché io dia valore a me stessa da ciò che faccio. Mi sento felice, piena di energia e quindi cosa faccio? Aggiungo altre cose perché se sto bene sicuramente posso stare ancora meglio se faccio ancora più cose. Un mio amico mi dice mi daresti un consiglio su questo curriculum e io parto subito per la tangente dicendo aspetta, lo rifacciamo da capo il curriculum, ti aiuto io. Una persona mi dice sai potresti pensare di migliorare il tuo setup con questa piccola modifica. Ah, modificherò tutto il setup da nuovo, lo rifaccio tutto, iniziamo oggi, nuovo progetto. Voglio iniziare un nuovo hobby, il nuovo hobby del secolo, tra 30 giorni sarò fantastica, sarò impeccabile. E quindi comincio a mettere da parte le cose che magari mi rendono un po' meno felice, come magari prendermi cura di me stessa, ordinare la stanza, dormire. E quello che prima era un Tetris, un gioco divertente nel mettere insieme diversi appuntamenti, diventa il caos più assoluto. Tutti i pensieri che cominciano a sovrapporsi tra di loro perché ho 1000 cose in ballo, 1000 cose a cui devo pensare, 1000 progetti a cui devo stare attenta. E pian piano le deadline cominciano ad avvicinarsi. Peggio ancora se in tutto questo minestrone ci aggiungi un po' di perfezionismo. E non so se è lo stesso per te, ma la sensazione che ho io, come lo sento io, è come quando fai quei sogni strani la notte, dove non tutto ha veramente senso, dove succedono diverse cose, tutte diverse tra di loro, non collegate bene tra di loro. Prima sei sulla luna, poi sei in un garage e semplicemente ti ritrovi con i pensieri che cominciano a fare un caos immondo nel tuo cervello. E la cosa peggiore è che cominci a pensare ma sì, è soltanto un po' di stress, è soltanto questo periodo. Nel momento in cui finirò questo progetto sicuramente potrò riposarmi e stare bene. Il problema è che i progetti non finiscono mai, perché continuo ad aggiungermene. Oppure semplicemente sono dei progetti talmente tanto a lungo termine che non si vede mai il termine. E quindi vado in completo shutdown, completo burnout. Non voglio più fare nulla, completo burnout. Se prima io volessi fare tutto quanto, di botto il mio corpo semplicemente si rifiuta. Non c'è più capacità mentale, come se la mia CPU fosse andata in sovraccarico e non riesce più a funzionare il mio cervello. E così passo giornate a letto a dormire, per recuperare quello che posso, dove persino guardare un telefilm è troppo impegno. Ci tengo molto che tu sappia comunque che io vado in terapia da 3 anni. Queste cose le ho già raccontate alla mia terapista e sa già tutto. Se anche tu stai provando gli stessi sentimenti, cerca anche tu dell'aiuto. Potrebbe essere, spero di no, ovviamente, come sempre, però è sempre meglio fare un check, vero? Io mi tengo sotto controllo. Questa non è una cosa che mi succede raramente, o almeno mi sta succedendo meno spesso rispetto a qualche anno fa. Quando ho iniziato il mio percorso di terapia, comunque, andavo in burnout all'incirca ogni 2 settimane. Ogni 2 settimane avevo bisogno di 2 giorni in cui dovevo staccare da tutto e da tutti completamente. E molto spesso non duravano soltanto 2 giorni, anzi molto spesso duravano almeno una settimana. Con il tempo ho imparato a riconoscere i segnali, a riconoscere che cosa mi scaturisce il burnout e soprattutto la terapia mi ha dato alcuni strumenti per riuscire ad affrontarla al meglio. Questo però non vuol dire che ne sia immune, perché tuttora sono stupida, tuttora continuo a fare gli stessi errori, tuttora continuo a riempirmi di cose da fare pur sapendo di avere una determinata capacità. Ed è assurdo come questo mio ultimo burnout mi sia capitato esattamente mentre sto leggendo un libro, Essentialism, e seppur io non l'abbia ancora finito ho già trovato alcune cose molto interessanti che ho trovato utili soprattutto in questo periodo. Se anche tu quindi ti trovi in questa stessa situazione, magari ti possono essere utili. In generale questo libro spiega come è importante concentrarsi sulle cose a cui tu tieni veramente della tua vita e non a quello che pensi di dover fare. Per primissima cosa, menos però mejor. E che vuol dire meno però meglio. Una frase che mi ha molto colpito del libro è: possiamo fare tutto, ma non dobbiamo fare tutto. Effettivamente è una cosa nella quale io mi ritrovo molto, nel senso che spesso penso questo posso farlo, quest'altro posso farlo, e quindi penso lo farò. Per esempio, questo posso aiutare il mio amico a rifare il curriculum, posso aiutare a dare dei feedback su questo software, posso partecipare in questo progetto al lavoro. C'è bisogno che lo faccia.
È davvero necessario che lo faccia, è davvero essenziale il mio contributo. E questo non vuol dire che non devi aiutare i tuoi amici perché non è essenziale nella tua vita, anzi, se uno dei tuoi valori è proprio stare vicino alle persone che ami, è lì che devi mettere il tuo impegno. Greg McKeown, spero si pronunci così il cognome, comunque fa anche questo piccolo disegno, spiega come avere tante cose che prendono la nostra energia e ce la spostano da una parte all'altra non è tanto efficace quanto avere una singola attività che spinge la nostra intera energia. Quindi concentrarsi su un progetto, su 1 o 2 progetti al massimo è estremamente efficace. Secondo, qua ti vedo. Seconda cosa che viene detta in questo libro è imparare a dire di no. Questa è una delle cose che più mi è difficile. Non so perché, ma ho questa sensazione che se sono in grado di fare una cosa, se sono in grado di aiutare qualcuno, devo farlo. Eppure dire di no ci permette di dire sì alle cose che noi riteniamo fondamentali. Terzo, è importante creare una routine che ci permetta di concentrarci su ciò che è fondamentale, su ciò che è essenziale, che sia meditare, che sia scrivere in un diario, comunque fermarci a riflettere e capire che cosa veramente vogliamo. Questo è quanto ho capito da questo libro nel... quante pagine? Un po' di pagine, neanche tutto. Se anche tu l'hai letto, fammi sapere se ci sono altre cose che vengono poi, così magari comincerò a leggerlo di più. Fast forward, mi trovo a Shanghai e ho finito il libro e ho scoperto che alla fine del libro c'è una 21 Days Essentialism Challenge e stavo pensando, e se la iniziassimo tutti quanti insieme dal 1 aprile? Entra su Discord e richiedi l'accesso al gruppo per i 21 Days Challenge. Ciao. Sicuramente una delle cose che mi ritrovo di più a tralasciare, a parte l'ordine della stanza, è la comunicazione con le persone. Se anche tu hai problemi di comunicazione con le persone, ho fatto un video, la trovi qua. In bocca al lupo.